Ciao a tutti e bentrovati. Quest'oggi facciamo un video rapido, come dicono gli inglesi, un quick and dirty, quindi non vi aspettate molto dal montaggio, ma prendete spunto da quello che vi farò vedere per i vostri futuri progetti o per le vostre necessità. A tal proposito vorrei aprire una piccola parentesi. Qualcuno di voi si sarà chiesto come mai io non posto video con una certa frequenza, semplicemente perché non vedo la necessità di postarne tanti, o meglio, faccio un video quando mi accorgo che per una determinata necessità non esiste qualcosa su YouTube che possa risolvere il problema, o magari ci sono video in lingua inglese e non in italiano. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare un piccolo strumento per inserire le tenute del pistone di un abbacchiatore pneumatico. In poche parole si tratta di questo pistoncino qua. Ha queste due tenute che sono inserite a pressione. La testa del pistone non è possibile disassemblarla per poter inserire agevolmente queste guarnizioni, che poi sono così. Per inserire quelle nuove senza danneggiarle è necessario un piccolo cono. Parto con un disegno di massima al quale farò riferimento durante tutta la lavorazione. Utilizzo un tondo di nylon da 25 mm. Con l'ausilio di un pennarello ed un righello segno la lunghezza del pezzo grezzo. Utilizzo una sega per legno per tagliarlo. Monto a sbalzo il pezzo sul mandrino a 4 griffe e procedo a centrarlo appoggiandovi la torretta portautensili. Con passate di 1 mm circa scendo al diametro prefissato. Ripasso la faccia e procedo ad effettuare un foro passante da 10 mm. Sostituisco le griffe del mandrino per una presa migliore e giro il pezzo. Per garantirmi la lavorabilità su tutta la sua lunghezza, preparo un supporto filettando parzialmente una barra di alluminio da 10 mm, sulla quale stringerò il cilindro di nylon. Inizio a dare la cornicità al pezzo inclinando la torretta di qualche grado. Sfrutto una leggera interferenza tra i diametri del pezzo e dell'albero per girarlo nuovamente e creare una spalla interna sul diametro maggiore profonda una decina di millimetri. Sostituisco nuovamente le griffe e con la rimanente parte del tondino di nylon comincio a realizzare la seconda parte dell'utensile. Con più passate realizzo un foro da 15 mm non passante, la cui profondità è maggiore di un paio di millimetri rispetto all'intera lunghezza del cono realizzato in precedenza. Sul diametro esterno marco approssimativamente la profondità del foro realizzato in precedenza con un pennarello e utilizzerò questo segno come riferimento per le successive operazioni di tornitura. Riduco il diametro fino a 19 mm, lasciando cioè una parete di 2 mm. Con la sega per legno effettuo 2 tagli perpendicolari tra loro per tutta la lunghezza del foro interno. Ed è in questo momento che le cose si complicano.
Già, perché come accennato all'inizio del video, era una cosa che stavo facendo al volo e ho dimenticato di collegare la telecamera all'alimentazione, sicché mentre stavo facendo l'ultimo taglio, la telecamera si è spenta. Ho continuato a fare quella che credevo fosse una registrazione. Ho fatto vedere per bene come lubrificavo le guarnizioni, le inserivo con questo bellissimo dispositivo, fino a quando, alzando gli occhi, mi sono accorto che la telecamera era morta. Quindi da qui in avanti dovrete accontentarvi di quelle scarne spiegazioni che riesco a darvi con già le guarnizioni montate sul pistone. Per prima cosa inserisco il cono sullo stelo del pistone. Non so se si vede bene, ma il diametro maggiore del cono è di un paio di decimi più grande della spalla sopra la quale dovrà passare la guarnizione. Questo serve a non danneggiarla. Lubrifico con grasso al litio la superficie del cono e delle guarnizioni facendo attenzione ad inserirle nel verso giusto, cioè con il labbro rivolto verso l'esterno. Uso la parte allettata dell'utensile per spingere la guarnizione in basso fino a farla scivolare nella sua sede. Ripeto l'operazione dall'altra parte, poi passo ad installare i gommini a fine corsa utilizzando un ulteriore cono realizzato in alluminio, spingendo questa volta con le dita. Ok, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e se non siete iscritti al canale cliccate nella campanella qui sotto in descrizione 2 volte, non una. Ciao!